Galway è la più importante città dell'Ovest d'Irlanda e in questo video vi mostrerò cosa vedere nel suo centro e nei dintorni. Ogni angolo di questa città trasuda un'atmosfera vivace e autentica, fatta di pub pieni di musica, strade animate e case colorate affacciate sull'acqua. Ma la sua particolarità è soprattutto quella di essere incastonata in una delle più belle baie dell'Atlantico, tra alcuni dei paesaggi più spettacolari d'Irlanda, come il Connemara, le Cliffs of Moher e le isole Aran. Siamo appena arrivati in Irlanda. La prima attrazione che si incontra appena scesi alla stazione centrale è Eyre Square, una grande piazza, oggi trasformata in un parco pubblico, che rappresenta la porta e il cuore del centro. Questo è il punto perfetto da cui iniziare l'esplorazione della città, ed è proprio qui che abbiamo scelto di soggiornare. Eyre Square è sempre stata la piazza principale della città. Tra i suoi spazi verdi oggi si trovano un mercatino e vari monumenti come la Brown Doorway, una porta del XVII secolo sopravvissuta fino a oggi come testimonianza della Galway medievale. E curiosamente persino una placca che commemora la visita di John Kennedy, che tenne un discorso in questa piazza poco prima di essere assassinato a Dallas. Ovviamente qui non mancano nemmeno pub e ristoranti. Andiamo a trovare qualcosa da mangiare, va. Allora, quale preferisci, il mio o il tuo? Il tuo. Questo che? Questo è lamb stew, è stufato di agnello. E il tuo che cos'è? Cottage pie. Brucia? Per addentrarsi nel centro si passa attraverso William Street, che conduce alle statue di Oscar Wilde ed Edward Wilde, due scrittori mai incontratisi nella realtà, muniti qui in un simbolico legame culturale tra Irlanda ed Estonia. L'opera originale si trova nella città estone di Tartu, mentre questa copia fu donata a Galway nel 2004 per celebrare l'ingresso dell'Estonia nell'Unione Europea. Qui si trova anche il Garavans Bar, uno dei pub storici della città, dove proviamo una delle specialità locali. Abbiamo letto all'ingresso, venite a provare il nostro Irish Coffee, quindi adesso proviamo l'Irish Coffee. Col whisky dentro. Lynch's Castle è un castello del XIV secolo ed era la dimora della famiglia Lynch. Oggi ospita una banca e non è più visitabile, ma è un edificio avvolto da storie e leggende. La città in passato era governata da 14 famiglie anglo-normanne, chiamate The Tribes of Galway, e i Lynch costruirono questa dimora fortificata anche per affermare il proprio potere sui rivali. Un'altra leggenda racconta invece che nel 1493 il sindaco James Lynch, per dimostrare che la legge valeva davvero per tutti, fece impiccare il suo stesso figlio dalla finestra della casa dopo l'uccisione di un giovane ospite spagnolo. Secondo alcuni sarebbe addirittura da questa vicenda che deriverebbe il termine inglese lynching, e quindi anche la parola italiana linciare, anche se l'origine reale del termine è ancora molto discussa. Nemmeno la storia secondo cui Cristoforo Colombo venne a pregare nella St. Nicholas Collegiate Church prima di partire verso l'Atlantico è mai stata confermata storicamente, ma Galway sembra amare particolarmente questo tipo di racconti e leggende. In ogni caso, questa è la più grande chiesa medievale ancora attiva d'Irlanda e al suo esterno ospita in certi orari della settimana il piccolo mercato di Galway. Qui nel 2002 si tenne anche una delle prime cerimonie simboliche per un matrimonio omosessuale in Irlanda, un evento che fece discutere molto la città e il paese. Dal cuore commerciale di Shop Street, l'asse principale della città, si entra progressivamente nel Latin Quarter. Si tratta della parte più antica di Galway, ricca di librerie, gallerie e botteghe di artigianato. Qui rimarrete affascinati dall'esplosione di colori e suoni. Ogni pub sembra avere una propria identità, anche grazie alla musica dal vivo. Galway è infatti considerato una delle capitali irlandesi della musica di strada. Il Tig Coilí, ad esempio, è famoso per le sue sessioni di musica tradizionale irlandese. Noi però preferiamo fermarci per 2 birre e un po' di musica rock. Per mangiare poi decidiamo di fermarci al McDonald's, che non è la catena di hamburger, ma molto probabilmente il ristorante di fish and chips più famoso di Galway. A pochi passi da qui si trova il museo della città, dove sarà possibile comprendere l'evoluzione culturale ed economica di Galway. Lo Spanish Arch è invece parte delle antiche mura costruite per proteggere il molo e le navi attraccate alla banchina dagli attacchi dei saccheggiatori. La cosa più curiosa è che questa struttura venne parzialmente distrutta dallo tsunami provocato dal terremoto di Lisbona del 1755. Cosa impressionante se consideriamo la distanza tra Irlanda e Portogallo.
L'arco collegava quella che allora era la nuova banchina commerciale chiamata Long Walk, oggi caratterizzata dalle sue iconiche case colorate affacciate sull'acqua. Questa camminata è rilassantissima. Questo è probabilmente lo scorcio più fotografato di tutta la città e il suo percorso conduce al piccolissimo sobborgo di pescatori dal nome Claddaghg, costeggiando chiuse, piccole imbarcazioni e prati affacciati sull'acqua. Nel West End la città cambia tono, diventando più creativa e locale, fino al Claddaghg Basin, dove il canale di Eglinton collega il fiume Corrib all'Oceano Atlantico. Questo, tra cigni e imbarcazioni tradizionali, è il luogo dove il tramonto sull'acqua diventa appuntamento fisso per decine di giovani e studenti. Proseguendo lungo questa costa si trova la Salt Hill Promenade, una passeggiata lunga circa 2 km che costeggia il mare e le spiagge della città. La mattina seguente completiamo il nostro giro tra le chiuse e i canali che costeggiano il fiume Corrib. Il Salmon Weir Bridge non è solo il ponte più antico della città, ma anche il punto d'osservazione perfetto per ammirare la risalita di trote e salmoni in alcuni periodi dell'anno. Il ponte collega infatti la città con la cosiddetta Isola delle Suore, dove sorge la Galway Cathedral, enorme e luminosa nonostante sia una delle costruzioni più recenti della città, completata soltanto negli anni 60. È curioso pensare che proprio qui un tempo si trovasse l'antica prigione cittadina, poi demolita per fare spazio proprio alla cattedrale. Curiosamente al suo interno si trova anche un mosaico dedicato a John Kennedy, inaugurato 2 anni dopo la sua visita. L'enorme affetto nei suoi confronti è dovuto al fatto che fu il primo presidente americano cattolico di origini irlandesi e che scelse Galway come ultima tappa del suo storico ritorno in patria. La città nel 2020 è stata anche capitale europea della cultura, e non stupisce che la versione pop della canzone Galway Girl di Ed Sheeran sia divenuta un successo mondiale. Galway è sicuramente una città piacevole, ma alcune delle meraviglie più spettacolari d'Irlanda si trovano nei suoi dintorni. A nord si estendono le montagne e i laghi selvaggi del Connemara, mentre verso sud si incontrano il Dunguaire Castle, il Burren, le isole Aran e le Cliffs of Moher. Noi siamo riusciti a visitare queste ultime 4 in una sola giornata, un'avventura che però vi racconterò nel prossimo video.